Devo fare un po' di chiarezza perché non vi ho spiegato per quale motivo mi trovo a bordo della Fiat Barchetta. Abbiamo appena finito una bella giornata insieme al nostro amico Michele Perla, l'organizzatore dei raduni di Targa Puglia, e spero mi sentiate. Nel frattempo sto anche controllando l'audio perché questa è la prima scoperta che portiamo qui sul canale in una prova, in questa retroprova, come la chiamerebbe il nostro Peppe, e è la mia prima volta a bordo di una Spider. Si è appena concluso il terzo concorso di eleganza di Targa Puglia. Trovate qui in alto nelle schede le nostre precedenti esperienze insieme a Michele e al suo evento in giro per la Puglia, e lui le noleggia per fare dei giri, ne possiede diverse, e le noleggia per girare appunto la Puglia. Sono queste piccole Spider tutte brandizzate Targa Puglia, e stiamo tornando in convoglio. Bene, è stata una bella giornata innanzitutto perché insieme agli amici appassionati è sempre piacevole incontrarsi nei parcheggi, in giro per la regione. Questa volta eravamo in un centro commerciale ad Andria, e a fare tutto è proprio la passione che ci unisce, e devo dire che ero molto curioso di provare la barchetta. Non me ne voglia il nostro Peppe perché lui è l'amante delle Youngtimer nel nostro gruppo, e tra le varie Youngtimer, soprattutto tra quelle italiane, la barchetta devo dire che è la mia preferita e lo è sempre stata, anche a scapito magari della Fiat Coupé o dell'Alfa 916, che sono comunque macchine di tutto rispetto, però io ho sempre preferito la barchetta ed ero super curioso di provarla. Per i primi chilometri, devo ammetterlo, sono andato piuttosto piano, dovevo conoscere quest'auto, prenderla con le pinze, perché comunque stiamo parlando di un'auto che alla sua età, vi lascio qui sullo schermo gli anni in cui è stata in produzione sul mercato stesso. Però devo dire che penso di aver trovato una categoria di automobili che mi si addice, ossia le piccole compatte. In passato ho provato una piccola belva francese, molto moderna, sto parlando dell'Alpine A110, e subito dopo i primissimi metri la conoscevo già, era un'auto veramente intuitiva. Devo dire che con questa la storia non cambia molto. Chiaramente è un'auto che, ripeto, ha la sua età, ma è veramente intuitiva. Le dimensioni sono super compatte, anche se si sta seduti molto in basso. So perfettamente dove si trovano i quattro angoli della vettura. Lo sterzo è bello preciso. Chiaramente, ragazzi, non parliamo di una Porsche, non parliamo nemmeno di una Mazda Miata, e quindi la precisione nella guida sportiva è tutta un'altra cosa. Stiamo parlando di una categoria sportiva diversa, tutto un altro sport. Questa è più un'auto da passeggiata, se vogliamo, per il feeling, ma c'è un qualcosa nell'handling che secondo me fa divertire in molti. Non a caso ci sono tantissimi club che si incontrano a provare queste vetture e a guidarle in delle passeggiate nei weekend in tutta Italia, e inizio a capirli. Non che prima non li comprendessi proprio, ma dopo averla guidata inizio veramente a capirli. Chiaramente il motore non ha delle prestazioni da capogiro, come detto in una passeggiata domenicale non serve troppo, monta, come penso la maggior parte di voi saprà, un 1.800 4 cilindri da 130 cavalli, 4 cilindri in linea, e l'unica cosa che solitamente mi fa storcere il naso sulle piccole sportive italiane dell'epoca è il fatto che hanno la trazione, dal mio punto di vista, dalla parte sbagliata, hanno la trazione anteriore. Però, mi sono ricreduto sulle sensazioni di guida che può dare un'auto del genere. Ora stiamo un po' più sgambettando sempre nei limiti di velocità. Devo ricredermi appunto perché, nonostante sia una trazione anteriore che ha 20 anni e passa, questa di preciso non so bene in che anno sia stata acquistata, però è comunque molto divertente. Lo sterzo è molto comunicativo, e poi ha questa leva del cambio manuale, rigorosamente manuale, a 5 marce, che la rende veramente un sogno, soprattutto secondo me nel misto stretto. Ora prendete anche voi con le pinze la maniera in cui mi sto esprimendo, perché chiaramente è un'auto divertente che non è troppo un go-kart, ma secondo me ci si avvicina molto, e quindi magari è il divertimento che sto provando a parlare per me, non sono troppo razionale, però appunto è solo il fatto che io mi stia divertendo un mondo la dice lunga su quest'auto. La dice lunga anche il fatto che ottobre è appena iniziato, oggi siamo più precisamente al 3 di ottobre, qui in Puglia
È un po' nuvoloso, ma ci sono circa 30 gradi, quindi ho detto ragazzi, all'andata ho guidato una con l'hardtop, ma al ritorno voglio andare completamente cabrio e lo sto facendo. Penso che mi si senta piuttosto chiaramente, nonostante il vento. Ho tenuto su i finestrini, ma l'esperienza del cabrio mi sta veramente tanto divertendo. Cabrio peraltro compatta, perché in passato ho provato qualcosa di un po' più grande. Ora che ci penso, quella lì era una classe E53 AMG, ma era tutta un'altra storia, era tutta un'altra vettura e tutto un altro tipo di stile di vita. Una cosa che mi fa veramente piacere notare, che mi ricorda molto la mia Lancia Dedra, ma tante altre auto che abbiamo filmato per voi in passato, statiche, dinamiche, mi ricordo prima fra tutte la Lancia Delta nella serie Moving Tribe, è il fatto che i quadranti sono veglia borletti. Abbiamo davanti 3 quadranti di forma circolare con questo leitmotiv circolare che è presente in tutta la vettura, anche con le manopole del clima o anche appunto se vogliamo le bocchette dell'aria condizionata. E davanti ai miei occhi appunto ho il contagiri nella parte centrale con linea rossa a 7000 giri, il tachimetro con fondoscala a 240 km/h, secondo me un pochino esagerati per un'auto di questa età, sulla sinistra, e sulla destra temperatura, livello carburante, è tutto molto razionale. E anche questo che apprezzo di quest'auto, degli interni certo dallo stile tipicamente anni 90, con la scritta Barchetta, con il suo logo molto avveniristico e innovativo per l'epoca, ma mi piace veramente tanto. Poi parliamone ragazzi, era un'auto dal look veramente tanto originale, non solo per l'estetica esterna, quindi con queste forme molto bombate, quasi da ranocchia, ma anche per dei singoli dettagli. Uno che mi fa impazzire è quello delle maniglie delle portiere, che appunto si aprono con un pulsante. Dopo aver girato ovviamente la chiave della serratura, si preme un pulsante ed esce fuori questa levetta che ricorda tanto, ma tanto, alcune auto degli anni 60, è veramente una figata. Il motore in sé non è rumoroso, e questo la dice ancora una volta lunga su quanto questa sia un'auto da passeggio, da usare sulla costa magari, e qui al sud in Puglia secondo me è veramente perfetta. Se devo trovare qualche piccolo difetto, qualche neo, beh, ce ne sono diversi. Non bisogna dimenticare che questa è pur sempre una Fiat degli anni 90, di certo non il periodo d'oro della casa per la qualità costruttiva. Noto quella delle bocchette, tanti scricchioli. Quando ho provato quella con l'hardtop, che è quella che sto seguendo in questo momento, si sentiva praticamente ogni singolo rumore. Abbiamo fatto un tratto di strada a 60 km/h e si sentiva più rumore con i finestrini chiusi che con i finestrini aperti, è veramente stranissimo. E poi il difetto per eccellenza che ho notato, se l'avete già guidata fatemelo sapere qui sotto nei commenti se la pensate come me, o se è una caratteristica della singola auto che sto provando in questo momento, ma non penso, perché sia all'andata che al ritorno su 2 barchette diverse l'ho notato, è la spugnosità dei freni. È stata la cosa più dura a cui abituarsi all'inizio, bisogna stare veramente tanto attenti, però appunto dopo qualche chilometro ci si fa l'abitudine, si è un po' più pronti, e quindi diciamo che per il divertimento di guida un occhio lo chiudo, dai, anche perché comunque il budget di queste vetture non è veramente per nulla proibitivo. Mentre la sto guidando ho trovato un ulteriore elemento che mi piace tantissimo di quest'auto. Ho notato che gli specchietti sono veramente piccoli. Su un'auto odierna li odierei veramente, perché la praticità in città per le auto più moderne è ormai quasi tutto. Chiaramente sulle sportive si chiude un occhio. Questi hanno chiaramente una funzione più estetica che pratica, ma dagli specchietti, sia da quello del mio lato sia da quello del lato passeggero, noto che la forma del posteriore, dei fianchi bombati di quest'auto, si nota tutta e mi piace veramente un casino, scusate l'espressione. Ne approfitto di questo rallentamento stradale per dirvi che penso sia giunto il momento di salutarci. Io ne ho ancora tanta di strada da fare per tornare a Bari e sono molto contento perché posso godermela ancora un po', ma soprattutto posso conoscerla ancora un po'. Per me è fondamentale. Spero di, potervi portare in futuro in un video un po' più serio, un po' più omnicomprensivo delle caratteristiche tecniche, delle sensazioni che mi dà quest'auto. La voglio conoscere ancora di più e ancora meglio. E chissà, questo potrebbe anche essere il primo di un nuovo format. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Se vi piacerebbe un format dedicato ai retro test drive, dedicati alle Youngtimer, a noi piacerebbe tanto portarvi con noi
in dei video del genere. Che dirvi? Prima di salutarci vi ricordo di seguirci su tutte le nostre piattaforme social e anche sul nostro sito internet, basta cercarci ovunque scrivendo www.wedrive.tv. Inoltre, se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere nei commenti e lasciatemi un bel pollice in su. E infine non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e di cliccare sul campanello per ricevere le notifiche e non perdervi nessuno dei nostri prossimi video. Ora vado a guidare un altro po' per conto mio.